Buongiorno a tutti e a tutte! La lezione di oggi è pensata per chi studia l'italiano già da un po', quindi ha una buona padronanza della lingua italiana, ma non solo. È utile anche se non hai un livello così avanzato della lingua, perché grazie a questo test, a questa lezione, potrai imparare i corretti termini da utilizzare in determinate situazioni, in situazioni specifiche. Vedrai 20 frasi, in ognuna delle quali c'è un errore. Sono errori tipici, comuni di chi sta imparando l'italiano come lingua straniera. Più errori riuscirai ad individuare, più vuol dire che il tuo livello di lingua è avanzato. Mi raccomando, voglio conoscere il tuo risultato, quindi non dimenticare di scriverlo nei commenti. Per il 2024 vorrei imparare a giocare uno strumento musicale. Vorrei imparare a suonare uno strumento musicale. Da piccola sognavo di giocare una parte a teatro con un attore famoso. Il termine esatto è recitare, recitare una parte. La settimana prossima visiteremo la mia famiglia paterna che vive in Australia. Andremo a trovare. Il termine visitare è impiegato per esempio da un medico, è il medico che va a visitare un paziente. Oppure puoi utilizzare visitare quando vai a visitare un posto che non conosci. Sono andata a visitare il Colosseo, per esempio. Quando invece parliamo della famiglia di persone, andiamo a trovare qualcuno. Dopo aver mangiato la colazione, Maria andava sempre a fare una passeggiata. Ho fatto colazione. Mangiare la colazione non è proprio scorretto, ma non si usa. Si dice ho fatto colazione, così come si dice ho fatto merenda. Dario ha riservato una camera singola e una doppia per una settimana. Ha prenotato. Quando parliamo di prenotare una camera, prenotare un tavolo al ristorante, per esempio. Siccome la lavatrice non lavorava bene, sono andato alla lavanderia a gettoni. La lavatrice non funzionava bene. Domenica sarà il compleanno di mio nonno. Lo celebreremo tutti insieme a casa sua. Lo festeggeremo. Celebrare è utilizzato per le cose più religiose, come per esempio celebrare un matrimonio, mentre per i compleanni si utilizza festeggiare. Il professore ci chiede sempre delle domande difficili. Lo so che in inglese si dice ask, ma in italiano diciamo fare delle domande, quindi il professore mi fa sempre delle domande difficili. Stamattina ho ascoltato una notizia incredibile.
Stamattina ho sentito, quando parliamo di notizie, in questo caso, utilizziamo il verbo sentire. Ascoltare è più per ho ascoltato la radio o sto ascoltando un podcast, quindi quando mettiamo attenzione su quello che stiamo ascoltando, ma una notizia è sentita. Sono sincera, quello che dici non fa senso e spero che non sia il mio caso. Make sense? No, non fa senso. Questa notizia non ha senso. Dunque quello che dici non ha senso. Ho visitato il Louvre, ma purtroppo non ho potuto prendere molte fotografie perché era vietato. In italiano facciamo una fotografia, dunque fare molte fotografie. Piove, proteggiamoci sotto quel gazebo. Ripariamoci, ci ripariamo sotto quel gazebo. Ieri in banca hanno rubato una signora molto anziana. Il termine corretto è derubato. Hanno rubato una signora, è come se l'avessero presa. In questo modo il giornalista ha fatto la notizia incomprensibile. Il verbo corretto è ha reso, quindi rendere una notizia incomprensibile. Abbiamo girato tutta l'isola con una moto che abbiamo affittato sul posto. Una moto che abbiamo noleggiato. Affittare si usa per le case, gli appartamenti. Noleggiare si utilizza invece per una macchina, una bici, una moto. Bisognerebbe tornare ad allevare le patate, le carote e tanti altri tipi di verdure. Per gli ortaggi utilizziamo coltivare. Allevare è utilizzato con gli animali. Allevo le mucche, ma coltivo le patate. Questa ricetta vuole molto tempo e io ne ho poco. Il verbo corretto è richiede. La ricetta richiede molto tempo. Dopo aver rubato la banca, i ladri sono scappati senza lasciare traccia. In questo caso utilizziamo svaligiato, dopo aver svaligiato la banca. Questa frase è corretta, però si sente male. Però suona male. Quando qualcosa suona male, appunto. L'ultima, ricordati di ritornare i soldi a Paolo. Restituire.
Il termine esatto è restituire qualcosa. Ed eccoci qui, il test è terminato. Come l'hai trovato? Difficile? Molto difficile? Semplice? Fammelo sapere nei commenti. E se ti piace questo genere di video, fammi sapere se vuoi altri test magari di livelli meno avanzati. Grazie, a presto!